Buongiorno e benvenuti nella mia cucina. Ragazzi, quest'oggi vi farò una ricetta da leccarsi, come diceva Ezio Greggio, le orecchie. Ma voi intanto iscrivetevi al nostro canale, mettete un bel like a questa ricetta e per favore condividetela con i vostri amici. Farò dei mega tortelli di ripieni di zucca e ricotta di bufala, conditi con una fonduta di parmigiano e una spolverata di polvere di radicchio e tartufo. Allora, come primo step dobbiamo andare a far essiccare le foglie di radicchio, quindi se non avete un essiccatore potete farlo nel microonde, oppure farle essiccare al sole, oppure mettetele in forno con il forno leggermente aperto di lato, cioè lo sportello deve essere leggermente aperto, e mettete a una temperatura tra i 50 e i 70 gradi, tagliatele più finemente possibili senza le coste, in maniera che così le foglie sono più sottili, e dovete farle stare almeno 6-8 ore, però volendo potete anche non metterlo questa cosa in più. Io volevo mettere un po' d'amaro e quindi ho fatto questa cosa. Secondo step, la zucca. Potete farla in due modi: o la tagliate a metà, la pulite eccetera eccetera, lasciandola ovviamente nella buccia, e dopo averla condita con olio, sale e pepe la mettete in forno e la fate stare almeno una trentina di minuti, oppure la fate a pezzetti e la fate in padella facendo asciugare bene l'acqua di cottura, cosa che farò io. Poi la sfoglia, ovviamente la ricetta già la trovate sul nostro canale YouTube, e di conseguenza ci rivediamo qui a zucca pronta, radicchio pronto e sfoglia pronta. Allora, ho messo la zucca a cuocere. Ora la quantità ve la dico subito. Voi prendete una zucca da 1 chilo circa, 1,2 kg. Io ho usato la butternut, però vabbè, potete usare qualsiasi altro tipo di zucca, e ne ho usata, questa l'ho usata tutta perché, tolta la scorza, tolti i semi eccetera eccetera, è circa mezzo chilo. In cottura diventa ancora meno, ok? Bene, ho messo un filo d'olio e un pochino di sale. Coperta deve essere praticamente una poltiglia, va bene? Di ricotta ne useremo tanta zucca, tanta ricotta, quindi poi andremo a pesare la zucca una volta cotta. La zucca è diventata una crema. A questo punto abbiamo messo 300 g di zucca, l'ho pesati, e 300 g di ricotta di bufala, ok? O comunque di pecora, almeno. Di pecora, deve essere saporita. Li vado a mescolare e poi aggiungo gli altri ingredienti. Abbiamo grattato il parmigiano, io ho usato quello invecchiato 24 mesi, e per questa quantità ne vado a mettere 4 cucchiai. Il resto mi servirà per fare la fonduta, per condirli esternamente. Dopo aver messo un pochino di sale e il parmigiano, ho mescolato il tutto. Ora lo vado a mettere in un sacco a poche. Lo ripongo in frigo fino all'utilizzo. Vado a stendere la sfoglia. Ecco qua, ho steso la sfoglia e ho fatto con il coppa pasta più grande che ho dei tondi per fare i nostri ravioloni. Ma se volete potete farli anche quadrati, rettangolari, come volete, triangolari, come volete, okay? Più o meno grandi anche, perché certo. A questo punto vado a mettere una bella dose di ripieno, perché devono essere belli pieni, se no già ne diamo uno solo. Uno solo. Lo sapevo io. Li facciamo tutti e ci vediamo tra poco. Allora, io li sto chiudendo in questo modo. Ho fatto 2 dischi tondi, ho messo un bel po' di ripieno e ora lo sigillo in questo modo. Poi passo scusate, il rembi della forchetta per sigillarli, per sigillarlo meglio, e lo metto su un vassoio con un pochino di
semola. Un bel raviolone. A dopo. Questo è il nostro radicchio essiccato, eccolo qui. Adesso lo vado a macinare dentro al mixer e lo riduco in polvere sottile. Ora facciamo la fonduta di parmigiano. Ho messo 2 confezioni di panna light, di quelle di panna da cucina, ma per farla diversa potete utilizzare la panna, quella del bancofrigo, ok? E metto 4 cucchiai di parmigiano reggiano. Vado a mescolare per bene. Se volete potete aggiungere del pepe, del sale, dipende insomma dai vostri gusti, ok? Se per caso vedete che è un pochino troppo densa, aggiungete un paio di cucchiai di latte, ma quando si scalda poi diventa morbida, insomma, ecco, ok? La facciamo cuocere fino a che non arriva quasi a bollore e poi è pronta. Eccolo pronto. È pronto. Ci descrivi un attimino il piatto? Certamente. Ho messo sotto della fonduta di parmigiano, ho messo il raviolo, ho messo l'altra fonduta di parmigiano, la polvere di radicchio e il tartufo estivo. Che spettacolo. E assaggiamo? E Devo certo, assaggiare adesso. per forza, ti tocca, sei il testimonial. Ci metto anche un pezzettino di tartufo, Sì, va? sì. Va. Che spettacolo. Meno male, sono contenta. Ragazzi, fatela perché è buonissimo questo raviolo. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a tutti. Ciao!